Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, eccoci arrivati alla Terra, al sogno incarnato che si incarna. Come sanno bene le mie ragazze e ragazzi che hanno fatto con me le masterclass Il viaggio dell'eroe, realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica, il viaggio dei tarocchi, dell'eroe attraverso i tarocchi. Allora la terra cos'è? La terra è lo spirito della terra, è madre terra, lo spirito della grande madre. Quando si incarna, no? Quando c'è il pieno radicamento, la realizzazione anche di questa, della donna selvaggia, dell'uomo selvaggio, l'apertura totale del primo chakra, colei che non ha paura, colui che non ha paura, attraverso cui si può realizzare la missione dell'anima proprio incarnandola. E quindi quando arriva la terra, arriva quando tu hai bisogno di incarnarti davvero, per insegnarti a incarnarti davvero. E quindi vediamo qual è oggi, che cosa ci vuole insegnare, cosa ci vuole dire lo spirito della terra in merito a questa incarnazione. Perché lo spirito della terra arriva magari quando stiamo molto in alto, no? Allora, siccome in medio stat virtus, nel mezzo sta la virtù, e quando magari stiamo troppo mentali o troppo spirituali senza incarnare quegli insegnamenti, troppo distanti dal corpo, dalla materia, corpo e materia sono le cose più spirituali che esistano. Come diceva Aurobindo, il corpo è il più grande sogno dell'anima. Il più grande sogno dell'anima e l'uomo, nell'evoluzione dell'uomo, l'uomo inconsciamente ha come obiettivo rendere il corpo perfetto. Oggi stiamo assistendo all'ottava bassa di questa perfezione del corpo. E, vabbè, tutto quello che vediamo, sport fino all'inverosimile, medicina estetica, cioè quella è l'ottava bassa del corpo perfetto. Il corpo perfetto è il corpo libero, tant'è che un grande mantra potentissimo che noi usiamo nello yoga sciamanico durante le nostre pratiche è corpo libero, corpo libero, corpo libero, corpo libero. Il corpo libero da cosa? Libero dai propri condizionamenti. È libero dalle credenze di essere un mero oggetto separato dalla magia. Il corpo è possibilità, i nostri organi non esistono concretamente se non nella mappa mentale. I nostri organi sono i nostri avi, i nostri antenati. Il cuore è la capacità di amare, è la pura possibilità, e quando ci sono problemi di cuore al cuore, è questa possibilità di amare che cerca di esprimersi. E l'intestino è la possibilità di sentire le emozioni. E quando abbiamo difficoltà a sentire l'energia delle emozioni, somatizziamo e il corpo lo esprime, la pancia, l'intestino. E quindi i nostri organi sono pure possibilità e nella nostra genia c'è tutta una scritta, no? Di con quanta possibilità i nostri avi hanno amato, con quanta possibilità i nostri avi hanno integrato le loro emozioni, il cervello ha la possibilità di conoscere, e quanta conoscenza si sono realmente concessi, ma non conoscenza intellettuale, conoscenza esperienziale. E quindi il corpo libero dalla finta consapevolezza di essere un mero oggetto, ma di far venire fuori il corpo arcobaleno. Il corpo arcobaleno è quello che possediamo tutti. È un insieme di energie, di luci colorate. Questo lo spiegano bene i testi vedici. Allora il corpo, la materia sono il corpo è il più grande sogno dell'anima, è un sogno, è una proiezione di tutte le nostre emozioni. Ma la Terra ci racconta non solo del corpo, ci racconta anche della materia, la materia, il denaro stesso. Ecco perché è collegato, ti ho detto, al primo chakra.
e il denaro stesso è energia che si muove. Allora, quando lo spirito della terra arriva, ti chiede radicamento, ti chiede di tornare al gesto semplice, al cibo, al sonno, alla casa, al denaro vissuto senza colpa, al corpo vissuto senza vergogna. Perché l'anima non è che vuole essere illuminata, l'anima è già illuminata, vuole incarnarsi. Ecco, allora lo spirito della terra insegna la lentezza sacra. Negli arcani minori la terra sono i denari, la lentezza sacra, la pazienza dei semi, il tempo naturale. E lo spirito della terra ti insegna che non tutto deve accadere subito, perché ci sono cose che maturano nel buio, come le radici. E quando lo spirito della terra entra nella tua vita, è come se ti sta insegnando ad esistere. Ti sta insegnando ad esistere. E adesso andiamo a vedere cosa vuole che tu sappia, che tu incarni in questo momento lo spirito della terra. Allora, chiedo allo spirito della terra, al mio amante mistico, ai nostri avi e gli antenati di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia radicamento, incarnazione vera, gioia e prosperità. Perché molte persone che hanno per esempio delle difficoltà con il denaro, con il corpo, hanno il primo chakra ostruito, perché il primo chakra ti lega alla terra e il primo chakra comporta anche il dolore dell'incarnazione, cioè accettare l'incarnazione fino in fondo, con tutto quello che l'incarnazione comporta. E spesso le persone spirituali che hanno problema con il primo chakra, vabbè, chi è che non l'ha avuto? Quindi, però il senso qual è? Che non accettano l'incarnazione fino in fondo. I soldi sono sbagliati, per esempio, i soldi sono dei cattivi. Magari se non lo pensi tu, l'ha pensato la tua famiglia, è questo il senso. Oppure il mio corpo non è perfetto secondo i modelli di riferimento. E spesso, in questi casi, la spiritualità viene usata per evadere e non per incarnarsi, no? Ok. Vediamo. Prima carta, dov'è che sei disconnessa dalla realtà? Dov'è che sei disconnesso dalla realtà? Dov'è che sei disconnesso dalla realtà? Dal provare piacere, asso di bastoni. Dall'entusiasmo della vita. Allora, l'entusiasmo della vita è il piacere in moto, scritto tutto attaccato, cioè quel piacere di essere vivi al di là di tutte le circostanze esterne. La gioia di provare il piacere perché magari abbiamo il senso di colpa. Il senso di colpa l'ho detto anche nel video sull'acqua, se non sbaglio, sullo spirito dell'acqua. È qualcosa che ci portiamo dentro dalla prima incarnazione, cioè come umani che hanno infranto il patto uomo-natura, il senso di colpa. Il senso di colpa è della vittima. La vittima si sente sempre in colpa e pensa sempre, e chi si sente in colpa si sente anche bersagliato da qualsiasi nemico che si possa trovare sempre dietro l'angolo e si protegge, no? E, e il piacere della nudità, il piacere del corpo, l'asso di bastoni. Vabbè, il bastone per antonomasia. Ragazze, dai, ragazzi. E il bastone, cioè, capito? È la fecondazione del piacere. È la fecondazione del piacere.
il sentirsi in colpa quando si prova piacere. Ovviamente chi più, chi meno. Questo impulso creativo dentro di noi ce l'abbiamo tutti, poi lo spegniamo con i condizionamenti, no? Questo è proprio il desiderio di vivere, l'entusiasmo, l'eros, impulso creativo, il piacere di esistere. Quindi è come se spesso tu trattenessi l'entusiasmo, non ti fidassi del tuo slancio vitale, oppure quando non ti fidi del tuo slancio vitale o trattieni l'entusiasmo, è lì che sei disconnessa con lo spirito della terra. Oppure far raffreddare il corpo quando si accende, oppure spiritualizzare troppo invece di vivere. Quante volte ve lo dico? Cioè, quante volte ve lo dico? Anche quando vi ho fatto l'esempio, no, che è stato anche mio, l'isolamento voluto dalla vita sociale, dalla vita mondana, ma ci sta per un certo periodo, poi devi rientrare nel mondo perché l'isolamento dovrebbe averti fatto cambiare mondo. Cioè tu non puoi cambiare il mondo, puoi cambiare mondo, il mondo in cui tu vivi dentro. Allora vedere tutto all'esterno in modo diverso. Quindi eh, uscire un po' di più, confrontarsi con persone completamente diverse, anche quelle che non ti piacciono. Ecco, questo significa non spiritualizzare troppo, ma vivi di più. Quindi in chiave sciamanica è come se lo spirito della terra ti dicesse non sei scollegato dalla realtà perché non senti abbastanza, no, sei scollegato perché non ti permetti di accendere davvero la tua energia dentro la materia. E questo è fondamentale nello spirito della terra, perché la terra non è solo stabilità, è proprio il piacere di incarnarsi senza colpa. Qua io vedo una disconnessione dalla realtà che non riguarda la materia in sé, ma è proprio il permesso di vivere pienamente l'energia vitale dentro il corpo. È il primo chakra questo. È il primo chakra questo. Questo asso di bastoni è proprio il fuoco creativo, è l'istinto che vuole accendersi, ma che probabilmente viene trattenuto dai sensi di colpa, dal controllo, dalla paura di perdere equilibrio o la propria zona comfort. La terra qua non ti, cioè la terra qua mica ti dice di spegnere il fuoco, ti dice radicalo tutto questo fuoco che hai. Cioè, qua il vero problema non è desiderare la vita, è non fidarsi della vita. E il primo chakra, gran parte dell'umanità sta bloccato, ostruito. Le prossime masterclass io credo si focalizzeranno su tutti i chakra relative agli antenati e gli avi che abitano, le varie forze che abitano i chakra, cioè vi faccio esplodere nella prossima masterclass. Come sono esplosa io a suo tempo. Sì, è molto forte questa carta, è proprio quella gioia, quel desiderio che viene spento quando ci conformiamo ai valori comuni, alla narrazione, al mito, quando ci narriamo la vita secondo i miti sociali al- anziché i miti naturali. Vediamo qual è adesso il seme che vuole concretizzarsi, perché la vita non è in un certo modo o nell'altro, la vita è come te la racconti tu, come te la narri. Allora se sposti le cose da una dimensione individuum, io distinto e separato dal resto del mondo, a una dimensione collettiva, mitica, cioè quando succede una cosa, la cosa non ti sta succedendo a me, a te, cioè non sta succedendo a me, è l'archetipo che sta agendo attraverso di me e questo grazie a questo noi facciamo spostare tutto su una dimensione mitica, così che tu la possa vedere distante da te e allo stesso tempo risvegliarti dal sonno ingannatore, da te come anima. Tu sei il sognatore del sogno, sei il protagonista del mito. Allora quando te ne accorgi, risolvi il mito. Ok, vediamo, seconda carta, qual è il seme che vuole concretizzarsi?
Qual è il seme che vuole concretizzarsi? Ragazze, è il paggio è il paggio di denari, è il seme che vuole concretizzarsi. Iniziare cose nuove nella pratica, opportunità nuove nella pratica, godersi momenti quotidiani. Godersi momenti quotidiani, da che ti prendi il tè, ti prendi un caffè, nel concreto proprio, nel concreto, fai le cose che ti vengono più facili. Però detta in questo modo potresti andare in zona comfort, quello mi viene facile. Io non lo so se tu fai un cammino sciamanico con me, se fai il cammino sciamanico con me sai esattamente cosa ti viene facile e quello ti dà anche la prosperità su più piani, lo sai bene. Il paggio dei denari qua mi indica l'umiltà di fare la semplicità, di praticare la semplicità. Qua potrebbe essere anche un talento tuo che vuole emergere. Cioè un talento, non chi vuole emergere, perché c'è chi vuole essere coltivato. Una nuova versione di te più radicata, esco di più nella vita, ok? Smetto di ritirarmi sempre. Pratico ciò che a livello di conoscenze esoteriche, spirituali ho appreso. Mi confronto nella quotidianità, nella vita semplice. Può essere anche che questo spirito voglia incarnarsi in un progetto fertile. È proprio il piacere di imparare. Ecco, qua c'è qualcuno che sta imparando. Nel Paggio dei Denari impara, è a scuola. È il piacere di imparare a incarnarsi a partire dal semplice. E la cosa bellissima è che qua lo spirito della terra non vuole perfezione, vuole continuità. Continuità, non esiste la perfezione, vuole che tu faccia gesti semplici, continui, continuità. Lo spirito della terra vuole che tu smetti di vivere solo di desiderio o di slanci o di intuizioni e inizi a costruire lentamente qualcosa che possa davvero crescere nel tempo. Perché qua per te io vedo proprio un seme molto concreto che vuole prendere forma nella tua vita. Il paggio dei denari mi parla di qualche cosa di semplice ma fertile, che può essere un progetto, un talento, una nuova sicurezza tua interiore che vuole che tu la coltivi, un nuovo rapporto con il corpo, un nuovo rapporto con il lavoro, un nuovo rapporto con il valore personale. Lo spirito della terra ti sta chiedendo di iniziare a nutrire ciò che può davvero crescere. E in chiave immaginale questa carta è stupenda perché non è ancora il raccolto, è il momento in cui l'anima ti dice: ma lo sai che forse posso davvero costruire una vita che mi assomiglia? E dopo l'asso di bastoni è perfetta, perché prima si riaccende il desiderio di incarnarsi e poi nasce il primo gesto concreto verso questa incarnazione. Come se doveste nascere di nuovo, ragazzi miei ragazzi, questo è. Sì. Cosa guarire nel rapporto con il corpo e con la materia? E qua ne vedremo delle belle, vediamo. In questa società così egoriferita, orientata alla performance, qua ne vedremo delle belle, vediamo. Allora, cosa guarire nel rapporto con il corpo e la materia? Guarda quanti paggi stanno uscendo, Allora, è come se foste appena nati. Cosa guarire nel rapporto con il corpo e la materia? Il paggio di bastoni. Chi è il paggio di bastoni? È colui che si eccita, sente una vibrazione e un impulso. Seguire l'impulso. Cosa guarire nel rapporto con il corpo e la materia? Seguire l'impulso. Perché, come diceva Aurobindo, l'istinto risvegliato è ciò che devi seguire, che non è mero istinto non risvegliato. Chi fa un lavoro su di sé spirituale è molto forte, come lo facciamo noi nel cammino sciamanico. Quando ha un impulso, un istinto, non è opinabile dalla mente razionale.
Tu segui solo quello e come sperimentate migliaia di voi al giorno, era sempre quella giusta, è sempre quello giusto. Perché ti fa sentire viva, vivo. Il paggio di bastoni si entusiasma, si eccita, si va verso il nuovo, le conoscenze nuove, si apre, l'esplorazione. È un po' il secondo chakra. Qua abbiamo primo e secondo chakra. Il secondo chakra fa parte degli avi nomadi, ma questo faremo tutto un programma sulle nuove masterclass. Non vi spoilerò niente, però il secondo chakra sono gli avi nomadi, no? Quando il secondo chakra è bloccato, che sono le emozioni, il bambino interiore, nel secondo chakra. Quando il secondo chakra è bloccato, si spegne il desiderio della scoperta. E perché il secondo chakra è bloccato? Perché quando eravamo piccoli ci hanno insegnato a sentire solo alcune emozioni come positive e altre negative. Quindi a giudicare male alcune emozioni, a giudicare bene altre emozioni. Ma le emozioni sono gli dei, quando li giudichi male ti fanno male, ti asfaltano e si ripete, si ripete, si ripete. Allora se tu giudichi alcune emozioni male, come puoi avere il piacere della scoperta, anche della vita? Come puoi generare prosperità nella materia se non hai lo slancio folle di lanciarti in qualcosa di nuovo? Come puoi generare prosperità? Ecco perché ha a che fare col secondo chakra. Qua il corpo non è stato vissuto come un luogo di gioco, va bene? Guarda, sono tutti paggi, entusiasmo. Ecco, la terra chiama gioco entusiasmo. La prosperità ha origine dal gioco. Io sono un esempio di questo, ve lo dico sempre. Giocare seriamente ti fa diventare prospero, seriamente. E allora il paggio di bastoni mi parla del gioco, come se il corpo non fosse stato vissuto come luogo di gioco, di scoperta, di eros innocente. Vabbè, abbiamo tutti i tabù della Chiesa Cattolica, te credo. Quindi è stato vissuto come qualcosa da controllare, da giudicare o trattenere. Tutti abbiamo questa ferita, tutti. Se poi il mio corpo non è conforme a quel modello che vedo sui social, io sono sbagliata. Io sono la prima che ho avuto questa esperienza, ragazze e miei ragazzi. Un giorno vi racconterò la mia storia, un giorno. Quindi conformarsi a dei modelli prestabiliti, preconfezionati della società, no? Guardate che degrado c'è oggi. Cioè, devo essere uguale a quello. Cioè, una volta ho visto una ragazza che si era rifatta come Barbie. Ci ho detto, ma mi ha fatto una tenerezza infinita. Cioè, mi stava quasi venendo da piangere. E, ehm, e allora, il paggio di bastoni qua è quell'energia giovane che c'è ancora dentro di te, ci sarà sempre, quell'istinto creativo e quel ricordarsi per quanto hai voluto incarnarti. Come vi ho detto anche nel video sull'acqua, lo spirito dell'acqua, le nostre anime fanno una corsa per incarnarsi. Noi siamo i più fortunati che siamo sulla terra, siamo riusciti a incarnarci perché avevamo il giusto karma per farlo. E le altre anime non vedono l'ora di incarnarsi, cioè c'è una gara, una corsa, e questo ce lo deve far ricordare. Quell'entusiasmo naturale, quel ricordare, ci arrivi con la meditazione o con uno yoga sciamanico che è meditazione in movimento, cioè ci arrivi così, non ci arrivi con la mente razionale. Cioè non puoi arrivare a queste grandi verità con uno strumento che tali verità non può concepirle. E quindi questo è il desiderio che esplora senza colpa. Quindi ciò che vuole guarire qua, io vedo la paura di esprimersi liberamente, il senso di colpa nel desiderare, la vergogna del piacere, mi vergogno di provare piacere, e il trattenimento dell'energia sessuale creativa, anche il timore di apparire troppo, che poi alla fine è la sfiducia nel proprio fuoco naturale. E questa cosa però è bellissimo qua perché questa carta arriva dopo il paggio dei denari. Prima nasce questo seme concreto e poi arriva il bisogno di ridare al corpo il permesso di godere. Allora, io qua vedo una guarigione
legata al diritto di abitare il corpo con spontaneità. Il paggio di bastoni parla di una parte di te che vuole tornare curiosa, viva, creativa, libera di desiderare senza sentirsi sbagliata. Perché? Perché abbiamo imparato a controllarci non troppo, più di troppo, a trattenere. Questo paggio parla di che trattieni il tuo entusiasmo. ehm, ma la cosa più forte mi sta arrivando è abbiamo imparato a separare la spiritualità dal piacere. Aspettate un attimo. Più sei una persona spirituale incarnata, più tu godi, provi piacere. Perché la mancanza di piacere è data dalla pesantezza delle aspettative che la società ci mette nel cervello, che la mente ci educastra a non sperimentare. Quando ci sentiamo leggeri e liberi, iniziamo a fare l'amore con il vento, facciamo l'amore con il sole, facciamo l'amore con l'acqua, facciamo l'amore con tutto. La spiritualità serve a darti gli strumenti per godere. Se tu non stai godendo, non stai facendo un cammino spirituale corretto. Questa è la misura. Prima di godere, come ti ho detto anche nel video sullo spirito dell'acqua, devi attraversare gli inferi, che sono l'inconscio tuo, dove sono custoditi i più grandi tesori, capacità e talenti, e ci accedi grazie alle emozioni sotterranee. Godere veramente significa scendere nelle profondità degli inferi e risalire, non mantenersi a galla in superficie, così godi solo a metà. Non godi proprio, non è un godimento permanente, il piacere in moto. E allora il corpo in questo caso non viene più visto, viene visto come uno strumento, il più grande strumento dell'anima, sacro dell'anima. E quindi lo spirito della terra ti sta insegnando che devi imparare ad ascoltare il corpo senza paura. Questa lettura sta guarendo proprio il conflitto tra spiritualità e incarnazione, tra desiderio e purezza, tra materia e anima. È come se la terra, lo spirito della terra ti stesse dicendo: devi essere profondamente spirituale e profondamente viva nella materia. Se non sei profondamente viva nella materia, non stai facendo un lavoro spirituale, un vero cammino spirituale. Vivere nella materia significa presenza costante, da che ti prendi il caffè, da che hai rapporto con le persone, anche che ti vai a fare 50 aperitivi, da che non te ne sei mai fatti, contatto con l'esterno. Questo sta chiedendo lo spirito della terra ai portatori, ai semi di luce, ai portatori di questa coscienza, perché siete tutti portatori della nuova coscienza della terra. Ok, adesso quarta carta. Dov'è che la vita ti sta chiedendo radicamento forte? Dov'è che la vita ti sta chiedendo radicamento forte? Nelle emozioni. La vita ti sta chiedendo radicamento forte nel 6 di coppe. Il 6 di coppe sono le emozioni della bambina o del bambino. La vita ti sta chiedendo radicamento forte prima di tutto nel guarire la bambina o il bambino interiore. Come vedete, le carte si parlano e il filo è perfettamente, c'è un filo logico, animico qua. Ho parlato della bambina, il secondo chakra, il bambino interiore. Io vi dico, ragazzi e miei ragazzi, fatevi il rituale occulto, rituale sciamanico risveglia il tuo potere occulto quando esce questa carta qua. Perché qua abbiamo l'educastrazione dell'infanzia, quindi dove la vita ti sta chiedendo radicamento nella guarigione della bambina o del bambino.
nei rapporti umani veri, veri, senza aspettative, proprio come fanno i bambini. Il 6 di coppe è una carta proprio di grande gioia profonda, di quella gioia che parla delle memorie antiche, dove tu hai già sperimentato questa gioia qui, veniamo tutti da lì. Il cosiddetto paradiso perduto, ma non è perduto niente. Il paradiso è qui. Allora, se tu cambi prospettiva lo vedi. Quindi, come diceva il grande poeta Borges, credi che la divinità possa creare qualcosa che non sia il paradiso? È l'uomo che non lo vede. Tornando alla domanda, dove la vita ti sta chiedendo radicamento, il 6 di coppe dice una cosa sola. Radicati in quello che nutre davvero il tuo cuore e basta. Perché il 6 di coppe è la memoria dell'anima, è la tenerezza, è la semplicità, i piaceri autentici, i legami sinceri. Sai quel senso di familiarità profonda che dà il 6 di coppe? Quindi il radicamento richiesto è questo, tornare a relazioni più vere, di qualsiasi tipo, che siano di lavoro, autentiche, che siano di conoscenti, che siano familiari, che siano persone di interesse. Il radicamento richiesto è il recupero di una gioia semplice. Abitare spazi che fanno sentire al sicuro. Smettere di vivere nella tensione o nella performance. Riconnettersi al bambino o bambina interiore e creare una vita più umana e meno forzata. Quindi qua la terra ti chiede di radicarti in quello che ti fa sentire emotivamente nutrita o nutrito. Il 6 di coppe mi parla di semplicità, di dolcezza, di memoria del cuore. Forse la vita ti sta riportando verso delle relazioni o verso dei luoghi o verso delle sensazioni che ti fanno sentire finalmente a casa dentro di te. Lo stai sperimentando negli ultimi tempi, secondo me già. Perché la terra non è costruire il futuro non esiste, è soprattutto ricordare quello che l'anima ha sempre saputo. Cioè il radicamento qua non significa diventare qualcun altro, ma recuperare quella forma di te più innocente, vera, bella, erotica e naturale del tuo essere. E sai qual è la cosa che sento fortissimo? Che qua la terra sta guarendo proprio la dissociazione del piacere semplice della vita, dalla disconnessione dalla spiritualità al piacere, no? Tipo mangiare con presenza. Anche, che ne so, il ridere senza motivo. Ridere senza motivo. Il toccare, il creare. Amare senza sovrastrutture. Questa è incarnazione sacra. Cioè, anche il mangiare è fondamentale. Me lo dice chi è stata un'ex anoressica. Ex anoressica, ex bulimica, bullizzata, insomma. Allora, come ci propone, come la propaganda ci propone il sistema, no? Il cibo, diete, tutte queste stronzate, scusatemi il termine. Allora, quando tu mangi, sei un sacerdote, stai officiando un rito. Quale rito? Il rito dal visibile all'invisibile. Stai traghettando lo spirito dal visibile all'invisibile. Se quando faccio l'esempio di una mela, ti mangi una mela, bene. Tu se non sei presente a quel morso, al secondo morso, al terzo morso, c'è presenza, senti la mela dentro la bocca. Quando non sei presente al cibo che stai mangiando, presente cosa vuol dire? Che tu l'immagine della mela la stai portando dal visibile all'invisibile, trasformandola in energia. Sei un mago. E se tu non sei consapevole di questo, che tu stai traghettando la mela o qualsiasi alimento ti stai mangiando, gli stai facendo fare il grande transito dalla vita alla morte, cioè dal visibile all'invisibile, è la stessa cosa.
Se tu non sei presente a questo transito insieme all'alimento, insieme allo spirito della mela, allo spirito del ravanello, allo spirito del pesce, allo spirito della banana, qualsiasi spirito tu stia mettendo nel tuo corpo, allora quando tu gli fai fare il transito all'alimento e tu non sei presente, è come se tu viaggiassi nel regno di Ade con gli occhi chiusi. E poi che succede? Ti viene il pugno nello stomaco, non digerisci gli alimenti, perché hai fatto il transito dalla vita alla morte, cioè dal visibile all'invisibile, gli hai fatto fare il transito all'alimento, ma tu eri assente. Capite quanto è importante? Lo spirito della terra ti sta dicendo: godi mentre introduci spirito nel tuo spirito. Questa è incarnazione sacra. Basta prendere consapevolezza di questo, cioè, e man mano poi ti viene naturale. Ok, andiamo a vedere la stabilità che sta nascendo. La stabilità che sta nascendo. Si stava girando il 7 di denari comunque, vedi, a poco. È grande carta quella. Però la voglio prendere io. La stabilità che sta nascendo. Cartona con l'asso di denari, meravigliosa. Non potevo uscire carta più bella comunque. Si stava saltando il 7 di denari, ma poi l'ho presa io. Guarda, non potevo uscire carta più bella. Perché? Perché non parla di una stabilità costruita sul controllo. Mi parla di una stabilità viva, fertile, incarnata. Ed è bellissimo, guardate, cioè noi partiamo con il fuoco vitale che cercava spazio nel corpo. Poi nasceva un seme concreto. Il corpo torna a desiderare senza colpa e poi arriva il radicamento del cuore. Allora mi dice la stesa che la vita adesso prende davvero forma nella materia, perché l'asso ai denari, questa è una nuova realtà concreta, è l'abbondanza fertile, è quella sicurezza interiore, quella possibilità che la vedi tangibile, un nuovo inizio materiale, il corpo che torna alleato dell'anima. Allora, intendiamo la stabilità come immobilità, no? È stabile. No, qua la stabilità è fiducia incarnata. Cioè, come se lo spirito della terra ti dicesse: puoi finalmente costruire senza tradire te stessa o te stesso. Allora, io qua vedo la nascita di una stabilità molto autentica, perché l'asso di denari parla di qualcosa che può diventare reale veramente nella tua vita e che è una nuova sicurezza, un progetto fertile, una relazione più concreta, un rapporto più sano con il corpo, un rapporto molto più sano con il denaro, con il valore personale. Allora lo spirito della terra ti sta mostrando che ciò che stai guarendo dentro di te finalmente si manifesterà anche fuori. E la cosa che sento fortissima, sai qual è? Che questa carta guarisce una paura antichissima. Sai qual è? O te la dico. La paura antichissima che guarisce questa carta è quella che la spiritualità e la materia non possano convivere, perché ci hanno educastrato, no? In questo. La materia non è il contrario dello spirito, è il tempio dello spirito. E questo asso di denari è come se dicesse: l'anima adesso vuole mettere radici nella realtà, faglielo fare, perché sta già accadendo. Lasciaglielo fare, ok? Che letturona, ragazze mie, ragazzi, che letturona. Mettiamo un'altra carta. Qual è la benedizione dello spirito della terra? Come vedete non c'è manco una carta di spade. Mo va a uscire, non c'è meno carta di spade. Qua parliamo di fuoco che si incarna nella materia grazie all'alleanza con la bambina interiore. Cioè,
Cioè, il tuo presidente del consiglio interno deve essere la bambina interiore. Cioè, mi spiego. Potere esecutivo alla bambina interiore o al bambino interiore. Allora, vediamo qual è, cioè della serie la mente, allora, la mente risvegliata, l'istinto risvegliato e la mente risvegliata. La mente risvegliata è l'istinto risvegliato. Non devi pensare, devi solo agire. Ti ricordi il mantra che trovate sempre nella pratica 21 giorni, la profetica pratica che trovate qua sotto? Fallo prima e fallo appena ti svegli. Shrim Paramesvari Svaha. Cioè, è un mantra che ti libera dal karma e ti fa stare nell'azione, non nel procrastinare. Cioè, stiamo qua per fare, stiamo qua per respirare, siamo qua per essere, non per stare fermi. Anche chi sta fermo sta facendo qualcosa. Cioè, essere presenti è quello. Ok. Anche quando si è fermi, essere presenti significa stare facendo qualcosa. Ecco. Che poi non voglio essere fraintesa. L'immobilità è fondamentale. L'immobilità rispetto ai propri pensieri. L'immobilità nella meditazione sono delle pratiche potentissime perché i pensieri accumulati sono quelli che ti fanno muovere durante la meditazione. Quindi non voglio essere fraintesa, cioè è fondamentale stare nell'azione, come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. Anche stare fermi immobili meditando con presenza è un'azione. Ok. Adesso vediamo la benedizione dello spirito della terra. Qual è la benedizione per te dello spirito della terra? Beh, ecco, allora, 3 di bastoni è l'espansione. La benedizione dello spirito della terra è una promessa. Ti fa questa promessa. Qua c'è una ragazza col cagnolino che guarda la stella cadente, sa che il suo sogno si sta realizzando. Quindi la benedizione dello spirito della terra è una promessa, la promessa di espansione, la promessa di visione, la promessa dell'entusiasmo. Come vedete, ripeto, non è uscita una carta di spade, ma non che le spade siano negative, sono il pensiero risvegliato, però la terra non ne vuole sapere di pensieri. Le piante non pensano, gli animali non pensano, c'è istinto, puro istinto, puro istinto risvegliato, questo è. O meglio, noi esseri umani non dobbiamo bypassare l'istinto attraverso la ragione, perché la ragione, la mente razionale ti deve servire a fare le azioni funzionali all'istinto risvegliato, questo è. Ti dà proprio la fiducia nel tuo cammino. Lo spirito della terra ti dà questa promessa, tu avrai energia per andare finalmente lontano, ma veramente, che il bastoni mette alle spalle, no? Sono persone di spalle al passato logorante che ha evitato di sentire il piacere per senso di colpa o per paura. Quindi dalle spalle a tutto il resto. E quindi dopo tutto il percorso della lettura ha un senso fantastico questo 3 di bastoni, perché? Perché questo fuoco nel corpo si riaccende, il corpo si riaccende, il desiderio torna innocente, come se il cuore trova radici, no? Nella terra, la materia in sé, il corpo, la materia, tutto ciò che è materia visibile smette di fare paura, nasce proprio questa nuova stabilità. L'anima finalmente guarda avanti senza dissociarsi dalla vita, non ti dissoci più dalla vita. E quindi la benedizione dello spirito della terra è questa promessa che ti dà radici abbastanza profonde da permetterti finalmente di espanderti. Una quercia. Il 3 di bastoni mi racconta di questi orizzonti nuovi che avrai, di questa crescita, di possibilità concrete. Ma questa volta non cerchi più di scappare dalla realtà, stai imparando a costruire una vita che possa davvero sostenere la tua anima. E in chiave immaginale questa carta è potentissima perché il 3 di bastoni è il viaggiatore che non fugge più da se stesso. Nei tarocchi Rider White guarda il mare, qua guarda il cielo.
avendo i piedi ben piattati a terra. Cioè, la vera benedizione dello spirito della terra è proprio quella che ti sta insegnando che puoi andare lontano senza più perderti. E allora ogni volta che magari siete all'aria aperta, passeggiate nel bosco, state a piedi nudi, ringraziate lo spirito della terra. Ringraziate lo spirito della terra. Nominatelo lo spirito della terra. Maestro, ti prego, aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Grazie, grazie, grazie. Grande Madre, spirito della terra, chiamiamola come vogliamo, è sempre la Grande Madre, il Grande Spirito, il grembo cosmico. E oggi ci ha dato una grande lezione di grande bellezza, di consapevolezza, di apertura. Sì. Vediamo con queste carte la promessa ancora dello spirito della terra. La perseveranza. Puoi avere perseveranza solo quando senti il desiderio pulsare nel corpo, quando hai un obiettivo o quando senti la vita pulsare dentro, allora hai perseveranza. Allora lo spirito della terra ti sta promettendo la perseveranza. Creo me stessa e mi attengo a me stessa, seguo il mio cuore, tutto andrà verso una direzione migliore. E la promessa che lo spirito della terra ti sta facendo è che stai andando verso una direzione migliore. Perché? Perché senti il corpo, è lo spirito risvegliato. Senti il corpo. La guida, il tuo corpo è la guida. Stavo parlando di corpo, di terra, materia. Il tuo corpo è la guida. Non ignorarlo mai. Seguo la luce per incontrare la porta della luce. Seguo la guida, seguo il mio corpo per incontrare la porta della luce. E Dio e la mia fede sono la mia ricompensa. Quando vi dicono agite per fede, mai per controllare il tuo obiettivo o gli obiettivi, agite sempre per fede, perché la fede ripaga sempre. Lo sanno bene le mie ragazze e i miei ragazzi, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.